Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sveleremo i trucchi di un incredibile illusionista, Darcy Oak. Brucia una piuma con un fiammifero ed ecco che compare una colomba. In questa performance allo show di Got Talent britannico ci mostra alcuni dei suoi trucchi, lasciando i giudici e il pubblico letteralmente a bocca aperta. Poco prima di esibirsi, Darcy Oak si è presentato dicendo: "Da piccolo volevo diventare un dottore, ma i miei genitori hanno insistito perché facessi il mago". La sua passione per la magia e l'illusionismo, infatti, comincia quando era poco più di un bambino e lo ha portato a diventare un vero professionista. Darcy Oak è un mago illusionista canadese specializzato nel prevedere i pensieri delle persone e far sparire e apparire gli oggetti. È riuscito all'età di 16 anni a conquistare la medaglia d'oro, battendo maghi esperti. Primo trucco è quello di far apparire colombe dal nulla e farle sparire dalla gabbia. L'accensione del fuoco durante l'esibizione gli dà un tocco magico e particolare e aiuta nel nascondere il trucco, per poi trasformarle in una donna. È veramente fantastico, pubblico e giudici increduli. Metti un like ed iscriviti, è importante per la crescita del canale. Grazie. I trucchi di Darcy Oak sul palco di Got Talent è divisa in 6 diverse magie. Per diventare mago non basta imparare alcuni trucchi con le carte ed esibirsi alle feste dei bambini. La prima magia parte accendendo una piuma con un fiammifero. All'improvviso appare una colomba tra le sue mani, veramente impressionante e troppo forte. Da dove e come è apparsa sta colomba? Il segreto è che questa colomba era nascosta nella manica della giacca. Guardate qui come ha chiuso la manica per nascondere la colomba e nel momento opportuno la tira fuori, tramite un filo invisibile all'occhio. Un vero mago fonda la propria carriera sulle sensazioni di meraviglia e di divertimento che suscita nel pubblico, cercando sempre di migliorare le sue abilità e la sua arte. Questi fili vengono usati per fare diversi trucchi magici. Gli effetti possibili con questo filo invisibile sono innumerevoli e uno strumento indispensabile per qualsiasi mago. Perciò ha legato la colomba con il filo e l'ha tirata fuori. Nota bene come sistema il filo tra le mani prima di iniziare. Ed ecco come avviene l'uscita della colomba dalla manica. Riguardiamo bene la scena a rallentatore molto attentamente e scopriamo come avviene il trucco. La seconda magia, vediamo sdoppiarsi la colomba, quindi da una colomba diventano due. Sembra surreale. Vediamo come tiene la prima colomba tra le mani. La colomba non può scappare perché è legata e all'improvviso diventano due. Il punto forte di questo mago è la velocità. Il segreto qui è che la seconda colomba proviene dalla tasca interna della giacca. Puoi vedere qui come la tira fuori. A questo punto torniamo indietro con la scena rallentando e ci focalizziamo sul movimento della mano sinistra. E con la velocità della mano mettendo la prima colomba davanti. Il pubblico non se ne accorge della presenza della seconda, li tiene appiccicati tra di loro. Poi stacca le mani e sembra che sia la prima colomba a sdoppiarsi. Il compito dell'illusionista è quello di creare l'illusione di un accadimento magico nella mente dello spettatore. La terza magia sembra un miracolo. Tira fuori un uovo dalla colomba e dall'uovo un pappagallo piccolo. Lo scopo è quello di intrattenere lo spettatore generando un sentimento di meraviglia. Ecco la colomba nella sua mano, all'improvviso vediamo cadere un uovo. Possono associarsi alla meraviglia anche altri sentimenti. Il fattore psicologico è dominante. Poi lo schiaccia e diventa pappagallo. È necessario che la mente dello spettatore sia preparata ad accettare come magico il fenomeno a cui sta per assistere. Com'è possibile tutto questo? Il segreto è che questo uovo fin dall'inizio lo teneva nascosto nella mano, con cui tiene la colomba. In questa scena si intravede l'uovo mentre il mago apre la mano per farlo cadere. Per la trasformazione dell'uovo invece il segreto è in questa scena. Quando ci mostra l'uovo con la mano destra, tira fuori il pappagallo dalla tasca con la mano sinistra e lo tiene nascosto impugnandolo. Guardate questa scena come si intravede il pappagallo sulla mano, prima di farlo apparire rompendo l'uovo. Quarta magia, gabbia delle colombe. Non è realmente importante ciò che l'illusionista fa, ma come lo spettatore vive l'effetto. Anche qui fuoco alla piuma e apparizione di una gabbia, poi una seconda gabbia. Trucco simile a quello delle colombe sia per le apparizioni che per lo sdoppiamento. Incredibile, ma come ha fatto? Molto difficile da capire, ma ci arriveremo.
Il segreto è nella gabbia, che da lontano sembra di ferro, invece è fatta di plastica pieghevole. Ci sono vari tipi di gabbie di questo genere. Esistono anche altri oggetti simili, come vediamo nel video, e vengono usati per altri trucchi. Quando mette il pappagallo sulle spalle, si gira dall'altra parte e tira fuori la gabbia piegata. Seguiamo bene i vari passaggi, nascondendola nella manica. Particolare attenzione alle frecce, e con velocità la fa scendere e si apre in questo modo. È una performance spettacolare che merita di essere vista e rivista più volte. La seconda domanda è come fa a sdoppiare la gabbia. Curando i dettagli risponderemo a questa domanda. La risposta è in questo momento del video. Quando il mago è girato di lato, con l'altra mano tira fuori la seconda gabbia e la mette davanti alla prima, come ha fatto con le colombe. E con velocità apre le braccia e diventano due. In questi trucchi il mago usa soprattutto la sua grande velocità d'azione per sorprendere il pubblico. Una regola base nella teoria illusionistica è che un movimento grande ne copre uno più piccolo. Una volta però è capitato che ha sbagliato nella realizzazione di questo trucco, quando gli è scivolata la gabbia dalla mano e quindi è apparsa prima del previsto. Quinta magia, la sparizione delle colombe dalla gabbia. Spariscono con un tocco. Vediamo questa esibizione fatta da un mago coreano. La gabbia usata da Dark Souls è diversa, ma il trucco è lo stesso. L'analisi di questo trucco la facciamo sull'esibizione del mago coreano. La domanda che ci poniamo è dove sono spariti le colombe. La verità è che il segreto ovviamente è nella gabbia fatta apposta per questo trucco. Nella parte sotto della gabbia c'è uno spazio rettangolare. Quando il mago tocca questa parte della gabbia, cadono le colombe in quello spazio. L'accensione del fuoco durante l'esibizione è fondamentale per non farci scoprire il trucco. E scende un fazzoletto bianco per coprirle. E la stessa cosa accade anche nell'esibizione di Darcy Oak. Sesta magia, la trasformazione delle colombe in una donna. L'idea è molto geniale e lascia tutti di stucco. Quale può essere il segreto di questo trucco? E da dove arriva questa donna? E le colombe dove sono? Il segreto è che la gabbia non è poi così piccola come la vediamo. Per vedere bene quanto spazio c'è in questa gabbia bisogna guardarla da un'angolazione diversa. Ma è abbastanza spaziosa per contenere una donna. Possiamo vedere qui quanto spazio c'è dietro. Vedete qui che il mago ha messo le colombe davanti, la donna invece è dietro nascosta dal velo nero. Questo spazio permette alla donna di stare nascosta finché non arriva il mago. E fa sparire le colombe inchinando la gabbia, facendo cadere le colombe sotto, in questo modo. Poi toglie il velo e magicamente appare la donna. E con quest'ultima esibizione a cui abbiamo svelato il trucco, chiudiamo anche questo video. Spero sia stato di vostro gradimento. Ciao e alla prossima!